Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma se me lo chiedi tu, getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere l'accaduto, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Ascoltando il brano evangelico di questa domenica, credo che tutti noi ci siamo posti l'interrogativo: si è trattato di un prodigio, di un miracolo compiuto da Gesù, questa pesca nel lago di Gennesaret? Diciamolo subito che non ci interessa molto sapere che cosa è accaduto. Ci preme invece cogliere ciò che l'Evangelista ci vuole dire servendosi di questa immagine di una pesca straordinaria. L'Evangelista vuole parlarci di un'altra pesca, questa sì prodigiosa certamente, quella che tira fuori gli uomini che stanno per essere travolti dal male, stanno per essere trascinati sempre più in basso nella vita, nel profondo del mare. Questo episodio, raccontatoci da Luca, è ambientato presso il lago di Gennesaret e vogliamo dire 2 parole per presentare questo lago, che è importante perché tutta la vita pubblica di Gesù si è svolta proprio attorno alle rive del lago di Gennesaret. È un luogo molto bello e la sua bellezza dipende dal fatto che pare un nido fra le montagne che lo circondano. Lungo le sue sponde ci sono delle pianure molto fertili perché il clima è tropicale. Il lago è largo nel punto massimo 15 chilometri, la lunghezza 21 chilometri, non è quindi un grande lago, nulla a che vedere in paragone con un lago di Garda. È fondo un 45-50 metri, molto pescoso, oggi e anche al tempo di Gesù. Le città che ci sono attorno a questo lago, i nomi li conosciamo, li abbiamo sentiti tante volte nei Vangeli proprio perché la vita pubblica di Gesù si è svolta in queste città attorno al lago di Gennesaret. Le ricordiamo, le vedete,
Betsaida, che si trova a est del fiume Giordano, che entra nella parte nord del lago. Betsaida è la patria di ben 5 discepoli. Sentiremo citare nel brano evangelico di oggi Pietro. Andrea non viene nominato oggi, però il fratello di Pietro era originario di Betsaida, poi Giacomo e Giovanni, Filippo. 5 discepoli di Gesù vengono proprio da questa città che si trova all'estremo nord del lago di Genezareth. Poi scendendo vedete Cafarnao, molto importante perché è proprio in questa città che Gesù ha passato i 3 anni della vita pubblica, ospite di Pietro, una casa che gli archeologi hanno identificato molto bene a Cafarnao. Pietro era di Betsaida, ma quando si è sposato è andato ad abitare a Cafarnao. La sua professione era quella di pescatore. Durante la notte pescava sul lago di Genezareth e poi al mattino, quando avevano la fortuna di prendere una buona quantità di pesci, andavano a Magdala a vendere il pesce, perché a Magdala veniva essiccato e salato il pesce. Magdala era chiamata Taricheia, che significa la città dove si fa il pesce secco. Se scendete ancora un po' vedete anche Tiberiade, una città dove risiedeva il re Erode Antipaco, Erodiade. Era una città che era stata fondata proprio da questo re Erode. E mi sono soffermato un po' su queste città attorno al lago perché vengono ricordate spesso nei Vangeli e una cartina geografica ci è molto utile. Se poi osservate altre città che ci vengono indicate, Nazareth la vedete all'inizio proprio delle montagne della Bassa Galilea, poi vedete Seforis che era la capitale di Erode Antipa prima che fosse fondata Tiberiade e poi la città di Cana che viene ricordata per le nozze di Cana. Le acque di questo lago sono molto belle, calme, ma nella letteratura rabbinica questo lago viene descritto anche come l'abisso profondo, oscuro. Gli ebrei non sono mai stati simpatizzanti del mare, non sono mai stati un popolo di navigatori, hanno sempre avuto paura del mare. Del resto, nella letteratura dell'antico Medio Oriente, il mare è proprio il simbolo della negazione della vita. Mare profondo, lì ci sono i mostri marini e poi il mare era un mostro che tentava di invadere la terra, di creare una situazione caotica in cui la vita non era possibile. È per questo che il mare è proprio il simbolo della negatività, dell'antivita. Questo è importante tenerlo presente perché ci aiuta a cogliere il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare con il racconto della pesca prodigiosa compiuta in questo lago. Vediamo allora il testo. Mentre la folla faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando in piedi, vide 2 barche accostate alla sponda. Quindi c'è un primo gruppo che compare attorno a Gesù e è un gruppo che sta ascoltando la sua parola. Gesù predica proprio attorno sulla riva di questo lago. Cosa rappresenta? Rappresenta quell'annuncio che è stato fatto direttamente da Gesù quando era in questo mondo durante la sua vita terrena. Sono le folle che hanno ascoltato direttamente la sua parola. È quell'annuncio di cui consciamente o no tutti gli uomini sentono un profondo bisogno. Quando l'uomo sente questa parola che è quella del maestro di Nazareth, nel profondo del suo cuore sente una voce che gli dice: quella parola è umanizzante, quella parola è vera
e istintivamente l'uomo si accosta a quella parola. Ecco perché attorno a Gesù che parla sulle rive di questo lago si raduna una folla numerosa per ascoltarlo. E Gesù vede 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e stavano lavando le loro reti. Questo è un secondo gruppo, è un gruppo che non sta ascoltando Gesù. E in questo gruppo c'è Pietro, e ci deve essere anche Andrea, non viene nominato, Giacomo, Giovanni, quel gruppo di amici, colleghi che lavoravano insieme durante la notte alle dipendenze del papà di Giacomo e Giovanni, Zebedeo, che era il più anziano ed era certamente lui che comandava, non Pietro. Questo gruppo non sembra neanche molto interessato alla predicazione di Gesù. Sono intenti al loro lavoro, è un giorno feriale. Pensano alla loro vita. Stanno sudando per guadagnarsi da vivere. Del resto, la maggior parte della giornata dei pescatori era dedicata proprio alla pulizia delle reti, che è il lavoro più noioso perché nelle reti rimane dentro di tutto. Pulirle è difficile proprio perché questi oggetti estranei restano impigliati ed è facile perdere la pazienza, soprattutto poi quando durante la notte non si è preso un bel niente. E quindi possiamo immaginare Pietro che quel mattino è certamente di cattivo umore e non voleva essere scocciato, voleva finire in fretta il suo noioso lavoro e andarsene a casa. Bene. Gesù stava parlando con il suo gruppo e adesso si rivolge proprio a queste persone che stanno pulendo le reti. Perché sarà proprio da questo gruppo che partirà poi il messaggio del Maestro quando non sarà più lui ad annunciare il Vangelo in questo mondo. Sarà proprio a questo gruppo che lui affiderà la missione decisiva per la storia del mondo, per la costruzione della storia di Dio. E sono persone molto semplici e addirittura poi Pietro lo dirà: io sono un povero peccatore. Non ci preme sapere esattamente che cosa è accaduto nei dettagli, ci interessa adesso cogliere il messaggio che l'Evangelista vuole rivolgere alle nostre comunità. Non si tratta della vocazione degli apostoli, ma della missione che avranno questi discepoli di Gesù di Nazaret. Avranno il compito di dare continuità all'opera del Maestro. E questi discepoli rappresentano poi tutti noi, perché il Maestro ha affidato la missione a questi discepoli, ma poi al seguito di questi discepoli ci sono state tutte le generazioni che hanno dato la loro adesione a questo messaggio, e questo messaggio deve poi arrivare fino alla fine del mondo. Che cosa fa Gesù? Entra in una barca che era quella di Simone. Entra nella barca, non sale sulla barca, entra nella barca. Che cosa rappresenta questa barca? È il Vangelo, che è Gesù, che entra nella vita di queste persone. La barca rappresenta proprio la vita di queste persone e questa barca viene messa a disposizione del Maestro, del suo annuncio. Quando il Vangelo entra nella vita di una persona, il Vangelo è Cristo stesso, questa persona mette a disposizione la sua vita per la realizzazione di questo progetto di mondo nuovo che viene annunciato. Che cosa fa adesso Gesù? Chiede a Pietro di allontanarsi di nuovo un poco da terra. Pregò Pietro. È bello questo verbo. In genere sono gli uomini che pregano Gesù. Anche Pietro, un po' di tempo prima, ha pregato Gesù che guarisse la sua suocera. Ma qui avviene il rovescio. È Gesù che prega Pietro, gli chiede un favore.
di allontanarsi un po' da terra, chiede il prestito della sua barca, di mettergli a disposizione la barca. Non gli dà un ordine, gli chiede per favore di portarlo un pochettino al largo, e lì Gesù si siede sulla barca e insegna. Come cronaca è certamente un dettaglio poco realistico, perché da una barca non si riesce a parlare a una folla. Ma il messaggio però è significativo. Il maestro è seduto, quindi indica colui che sta dando un messaggio importante, secondo l'immagine impiegata nel popolo di Israele. Ma poi è importante che la voce, il messaggio di Gesù parte da questa barca che è di Pietro. Non vengono nominati gli altri, nemmeno Andrea suo fratello. La barca doveva appartenere anche ad Andrea, ma qui è la barca di Pietro, nella quale Gesù è entrato, e da questa barca Gesù annuncia la sua parola. Quella barca è chiaramente l'immagine della comunità cristiana dove c'è Pietro, e da questa barca esce la parola del Maestro. È una voce quindi che non va confusa con il vociare che si sente sulla spiaggia. L'immagine è chiarissima. L'annuncio del Vangelo, il messaggio del Vangelo è un messaggio ben diverso da quello che è il buon senso, i ragionamenti che si sentono nel mondo, che si sentono alla TV o che si leggono sulle riviste. È un messaggio del tutto particolare ed esce proprio da questa barca. Quando ebbe finito di parlare, Gesù dice a Simone: va di nuovo verso il profondo e cala le reti per la cattura. È la seconda richiesta che Gesù fa a Pietro. La prima è stato un favore che gli ha chiesto, ma questa seconda richiesta che Gesù fa è molto più impegnativa. Gli chiede un comportamento basato sulla fiducia. Gli chiede di tornare di nuovo al largo, dove le acque sono profonde, non a riva, dove non si vede il fondo, che è molto scuro, e questo va tenuto presente perché poi il messaggio verterà proprio su questi dettagli. E non gli chiede di rimanere quindi dove le acque sono basse, ma di andare là, dove sono profonde, e siamo in pieno giorno. Cosa chiede Gesù a Pietro? Gli chiede di compiere un gesto che umanamente, secondo la valutazione che danno i pescatori, è perfettamente inutile. È perdere del tempo andare a pescare in pieno giorno in alto mare, perché lì i pesci non ci sono sul fondo, non si riescono a catturare. Lo si può fare soltanto se ci si fida della parola di colui che ti dice di andare a pescare lo stesso. Direi che per Pietro è un rischio molto grosso. Se lui accetta di andare al largo, sta rischiando, perché si espone al ridicolo e ai motteggi dei colleghi se per caso poi non prende niente. Pietro è uno esperto, sa che i suoi colleghi sono sulla riva e che quando lo vedono partire ascoltando ciò che Gesù di Nazaret gli ha detto, devono avere pensato: ma quello torna indietro, certamente senza aver preso nulla, e non potremo far altro che scoppiare a ridere per un'insensatezza, andare a pescare a quest'ora. La logica umana, quindi, suggerirebbe di rinunciare, eppure Pietro preferisce obbedire. Quindi avrà avuto certamente un primo momento di incertezza, ma poi si mette all'opera, si fida della parola di Gesù, quella parola che può realizzare l'impossibile.
Simone difatti risponde: Maestro, noi abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma se me lo chiedi tu, io vado a gettare le reti. Eccola la ragione. Sembra tutto illogico, ma se lo chiedi tu, mi fido. La fede vuol dire che la parola del Signore diventa più importante dell'esperienza professionale, più importante addirittura di quello che sembra il buon senso. Direi, se me lo chiedesse un altro, io scoppierei a ridere, dice Pietro, ma se me lo chiedi tu, mi fido. Questa è la fede. E qui direi che nella vita cristiana questa scelta di fede si ripresenta continuamente. Fidarsi di quello che dicono gli uomini, di quello che pensano gli uomini, fidarsi del nostro buon senso o fidarci della sua parola. Si ripresenta continuamente questa alternativa. Facciamo alcuni esempi così capiamo meglio. Per esempio, l'amore gratuito. Serve a qualcosa? Non sarà meglio seguire il buon senso, pensare a se stessi, ai propri interessi, al proprio tornaconto? Cosa dice il buon senso? Ci dice: pensa a te stesso, lascia perdere. Quello dell'amore gratuito è un bel sogno, ma non si realizza. Colui che si fida di Gesù e della sua parola, che cosa dice? Se me lo chiedessi un altro non ci crederei, ma se me lo chiedi tu mi fido. L'amore gratuito vale la pena, lo voglio seguire anche se è molto impegnativo. Un altro esempio, l'amore incondizionato per un coniuge andrà mantenuto anche quando questo richiede un impegno e forse anche dell'eroismo e tante rinunce, andrà mantenuto lo stesso. Non sarà forse meglio seguire i suggerimenti della gente, che sono molto diversi? Ecco, coniuge in questo contesto si trova di fronte a una scelta. Ascoltare quello che dicono tutti, in quel momento dovrebbe dire, come ha detto Pietro: se me lo chiedi tu, mi fido. Perché sei affidabile quando chiedi qualcosa e chiedi sempre un qualcosa che porta alla vita. Le altre sono scelte di morte. Di fronte, per esempio, a una gravidanza problematica, ci sono tanti suggerimenti che vengono dati. Lui ti chiede un'altra scelta. La logica forse ti direbbe di fare la scelta che ti viene suggerita da tutti, ma il credente dice: se me lo chiedi tu, preferisco seguire la tua di proposta. Un altro caso, per esempio, uno che si chiede: ma non mi prenderanno in giro se io mi comporto in un modo onesto, se rinuncio a fare il furbo, come fanno in tanti? Se me lo chiedi tu, mi fido della tua parola, anche a costo di cadere nel ridicolo, perché non faccio ciò che fanno tutti. È qui che si gioca la fede. Preferisco fidarmi della tua parola, perché tu solo hai parole di vita, le altre sono proposte di morte, anche se sono allettanti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, tanto che le loro barche quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si getta alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, io sono un peccatore. E non si tratta di riconoscere di aver fatto dei peccati, no? Qui il significato è diverso. Pietro riconosce di aver preso coscienza che c'è una distanza immensa fra la parola di Gesù e quelli che sono i suoi ragionamenti umani. Pietro è come se dicesse: sono così lontano che io sono proprio tentato e portato a fare il contrario di quello che tu dici,
ma se me lo chiedi tu, io ci sto. C'è lo stupore di tutti e Gesù dice a Simone, ecco, arriviamo adesso al centro del messaggio di questo brano evangelico. Gesù dice a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E questo pescatore di uomini non traduce il testo originale greco, zoogron. Zoogrein, il verbo greco, non significa pescare. Pescare è un altro verbo, alieuein. Qui non viene impiegato il termine pescare, ma zoogrein, che vuol dire portare alla vita, tirar fuori vivi gli uomini. L'immagine è proprio quella del mare. Il lago di Galilea è bello, sereno, tranquillo, ma qui è preso come immagine dell'abisso oscuro, profondo, caotico, nel quale gli uomini possono essere immersi, travolti dalle passioni, dai rancori, dai loro idoli, dai ricatti, dai rimorsi. Sono queste le onde che portano verso il basso le persone, non le lasciano vivere una vita autentica. Qual è il compito dei discepoli di Cristo? È lo stesso compito che ha avuto Gesù, che è affidato adesso a loro. Pietro è stato tirato fuori dalle onde da Gesù, lui era un peccatore, lo riconosce, ma la sua vita è cambiata quando lui si è fidato della proposta che gli ha fatto il Maestro. E adesso la missione che è affidata ai discepoli, cominciando da Pietro, è proprio questa: diventare persone che tirano fuori verso la vita coloro che sono travolti dalle onde del male che li portano sempre verso il basso. Ci chiediamo anche qual è la rete con cui si tirano fuori queste persone dalle onde del mare. La rete con cui pescare è una sola, è la parola del Vangelo. È questa parola che quando è lanciata riesce a tirar fuori le persone, perché questa parola non è parola di uomini, è una parola che ha in sé una forza divina. È solo quando vengono catturati da questa parola di Cristo che gli uomini vengono tirati fuori dalle loro miserie. Questa è la vocazione all'annuncio della parola del Vangelo, che non è un compito dei preti, è un compito di ogni discepolo di Cristo. E direi che di fronte a questa missione che ci viene affidata, ognuno di noi sente la propria indegnità. Ci sono persone che si sentono fin troppo sicure di sé, ma i più, quando viene richiamata loro la missione che devono svolgere, in genere si schermiscono, si tirano indietro perché dicono di non essere all'altezza di questo compito che viene loro richiesto. Dicono che non sono preparati, ma questo non è un buon motivo per tirarsi indietro. Se tu sei discepolo di Cristo e hai capito che con questa parola del Vangelo tu riesci a salvare le persone, a salvare la società, perché con questa parola del Vangelo tu tiri fuori l'umanità intera dalle forze di morte, che sono la violenza, che sono gli odi, che sono le incomprensioni. Questa è la rete che salva l'intera umanità. E quindi non ci sono scuse per tirarci indietro da questo compito che ci viene affidato. E difatti questo gruppo tira le barche a terra, lasciano tutto e seguono il Signore. C'è un momento nella nostra vita che non può essere perso. È quello in cui incontriamo Cristo e se ci lasciamo coinvolgere dalla sua proposta, la nostra vita cambia completamente il significato. Direi che gli apostoli, i discepoli hanno continuato a fare quello che facevano prima, ma dopo aver incontrato Cristo non sono più stati
gli stessi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.